bentornati in una nuova puntata di Cucina on the road con... di solito le altre puntate abbiamo iniziato che io ero nel furgone, stavo andando nella location e nel luogo dove avremmo girato il video. Questa volta piccolo cambio di programma perché avendo dormito già qui in questo paradiso non iniziamo così, poi dopo saliremo in macchina, anzi nel furgone, e mentre andremo nella location dove andremo a cucinare parleremo un po' e ci spiegherai meglio. Intanto è giunto il momento di presentarvi il mio ospite di questa puntata, che è lei, Giulia Scarpaleggia, conosciuta online come Jules Kitchen. E allora ti devo dire questa cosa che non te l'ho ancora detto, perché noi intanto ci siamo viste ieri, quindi abbiamo già chiacchierato un po' del più e del meno, però questo ho detto no, gliela dico poi dopo, così in diretta, così live. Allora, io ero molto emozionata perché tu per me sei sempre stata un punto di riferimento, cioè quando io ho iniziato ad aprire il blog, vabbè, inizialmente era semplicemente un gioco, quindi ho aperto così un po' a caso, poi però quando ho detto, quasi quasi mi ci butto un pochino più seriamente, ho detto fammi vedere un po' chi è che lo fa già da anni e che è brava, che è posizionata bene, e la Giulia, tu sei stata una delle prime, quindi sono molto emozionata e felice che tu abbia accettato, ma adesso io mi taccio e ti lascio a te la presentazione, presentati, okay. E così poi dopo ci spostiamo. Ok, allora sono Giulia e sono una cuoca di casa, home cook in inglese rende molto meglio. Faccio corsi di cucina toscana, principalmente per stranieri qui nello studio. Poi parlo al plurale perché lavoriamo con Tommaso. Esatto, che Tommaso non lo vedete, ma è esattamente là dietro, che dopo vediamo se riusciamo a mostrarlo, perché gli ho detto ma dai, ma vieni anche tu, e lui no, ma andiamo laggiù, la front woman. Lui è quello che sta sempre dietro, quindi è il tag guy della situazione. Quindi lavoriamo insieme, abbiamo un blog, Jules Kitchen, che ha 14 anni, una newsletter, Letters from Tuscany o Lettere della Toscana, in inglese, su Substack, che è più recente, ha circa 3 anni. Facciamo corsi di cucina, che ti ho detto, scriviamo libri di cucina. Il nostro sesto libro, Cucina Povera, è uscito circa 2 mesi fa. Sì. E poi sviluppiamo ricette per aziende e facciamo fotografie, quindi tutto quello che riguarda il cibo lo facciamo insieme. Abbiamo anche un podcast, esatto, stavo dimenticando, perché adesso è in pausa, Cooking with an Italian Accent, perché il mio accento italiano quando parlo inglese si sente molto, così come si sente quando cucino, e quindi è l'Italian Accent in cucina. Bene, sono molto felice che tu abbia accettato il mio invito. E allora, non sveliamo ancora nulla della ricetta, non sveliamo ancora nulla del posto, diciamo che però è un posto abbastanza vicino a dove abiti, dove hai il tuo studio, quindi direi che adesso saliamo nel van e ci spostiamo e andiamo a cucinare. Pronti? Bene, andiamo. Io vado dietro. Vai! Dai Tommy, facciamo le prove. Vai! Allora, cintura, dove vado dritta mi dici tu, Allora, è molto corto il pezzo di strada per arrivarci. Sì. Quindi, però, usciamo dal paese e ci arriviamo. Quant'è che ci avete voi in furgone? Allora, questo nello specifico sono 5 anni, però in realtà che giriamo in furgone sono 15. Wow. E ne abbiamo avuti diversi, poi abbiamo avuto un periodo in cui avevamo camperizzato la macchina, perché noi abbiamo un caddy, e quindi avevamo tolto tutti i sedili abbiamo costruito un soppalco, e quindi sopra col materasso e sotto tutte le varie cose. Poi quando eravamo in Australia abbiamo vissuto in uno, insomma è da un po' che ci giriamo, sì, così. A destra? Qui a destra. Okay. Vediamo se ci riusciamo. Un parasciutto. Sì. Prego, si accomodi. Okay. Benvenuta. Grazie. Allora, quello è il tuo angolino. Tu dimmi di quello che hai bisogno come utensili, che io te li tiro fuori da qui. Tagliere. Allora, aspetta, perché ci siamo persi una cosa. Adesso tu mi devi dire che ricetta andiamo a fare, certo. perché non abbiamo ancora detto. Bene, allora ci siamo settate.
Sì. Adesso dimmi che ricetta prepariamo, cioè prepari, io poi mangerò. Allora, oggi facciamo una ciambotta, quindi di solito faccio sempre ricette toscane, Sì. questa volta ho scelto una ricetta lucana, quindi della Basilicata, mio nonno era lucano ed è una delle ricette che abbiamo messo nel libro Cucina Povera, Ok. quindi è un classico esempio di ricette di cucina povera, Sì. perché è fatto con verdure di stagione e praticamente nient'altro. Ok. La ciambotta è uno stufato di verdure estive che vengono aggiunte progressivamente in pentola in modo Sì. da rispettare i tempi di cottura, quindi ha cipolla, melanzane, patate, peperoni e zucchine. Ok. Finiamo con un po' di basilico cotte con sale e olio e poi per arricchirla, se si lascia un po' più brodosina, ci possiamo aprire 2 uova e cuocerci anche le uova Ok. in modo che aggiungano una parte di sostanza. Ok. Si mangia con un po' di pane e questa è la ciambotta. Buonissima. Se mi passi le verdure te le inizio a lavare? Sì. Allora, mi servirà mezzo cipollotto. Vai. Sì. Poi, allora, quindi questo Metà. è così. Intanto posso cominciare anche a vai, farlo a metà. vai, sì. Patata, Poi, la patata. lasciamo qua un po' a mallo così intanto inizia a togliersi la terra, Ok. poi dopo la puliamo meglio. Poi mi servirà mezza melanzana. Ok. Lasciamo già così. Io faccio tutto piccolino in modo che cuocia meglio, diciamo, Ok. rispetto alle dimensioni standard che avrei fatto. Esatto, perché infatti una cosa che quando ci siamo sentite per metterci d'accordo sulla ricetta mi ha detto guarda volevo fare questo piatto però ci vogliono circa 40 minuti e gli ho detto guarda è un po' tantino, non è che riusciamo un po' così, quindi l'abbiamo vannizzata, Esatto. rendendola con una cottura un pochino inferiore, facendo quindi tagliando le verdure un pochino più piccoline in modo tale che così almeno cuociono prima e siamo a Poi la posto. ricetta era comunque da 6, qui la facciamo da 3, quindi cuociono anche meglio le verdure alla fine. Ok. Al suo posto. E altra cosa, abbiamo eliminato la passata di pomodoro Sì, sostituendola direttamente con più pomodori. Quindi Ok. aggiungiamo un po' più di pomodori e acqua. perfetto. Quindi uno zucchino triste, poverino. Povero triste petitino. Queste sono le verdure. Ok, benissimo. Quindi cominciamo con stufare la cipolla, poi ci aggiungiamo subito la melanzana. Sai che avrei detto di mettere prima La patata. la patata? Anch'io. E invece cosa è successo? E invece nella ricetta si parte con la melanzana, perché in effetti la patata può rimanere un po' al dente, no? Sì, Cioè purché sia cotta. sì. La melanzana se non cuoce bene ha quella sensazione che ti squiscia Sì, tra i un po' denti. bruttina. Che... Allora ti metti intanto anche qua l'olio. Sì. Ci eravamo messi in realtà prima in un altro posto per cucinare, però gli ho detto no Giulia qui non va bene perché siamo storte e rischiamo di fare un disastro, perché uno magari a casa non ci pensa che Esatto. bisogna stare dritti perché la cucina è dritta, quindi Esatto. mentre invece nel furgone bisogna stare molto attenti dove ci fermiamo, perché altrimenti se siamo storti, a parte che si cucina male perché la fiamma non è omogenea sulla padella, sulla pentola, ma poi è anche un po' pericoloso perché rischia che le cose scivolino via, che non è esattamente il massimo. No, ecco. no. Intanto che tu tagli la melanzana, io ti volevo chiedere questa cosa. Allora, visto che tu hai una grossa responsabilità, hai una grossissima responsabilità, perché tu parli di cucina italiana agli stranieri, cioè insegni come cucinare, come vanno fatte le cosine fatte bene. Hai mai ansia da prestazione? Quindi ti chiedo se questo senso di responsabilità lo senti, e poi anche un'altra domanda che ti volevo fare è qual è stata, perché ormai avrai incontrato parecchi stranieri nel tuo percorso, hai mai fatto un calcolo di quanti ne hai? Allora, diciamo che negli ultimi 2 anni ne incontriamo 300 a anno. Sì, 2000, sì, 1800-2000. Insomma, iniziano ad essere Sì. parecchi. Quindi la domanda successiva è qual è stata la cosa più assurda che hai sentito che magari non so, ti hanno detto ah sì no ma guarda io in realtà faccio le lasagne mettendoci il Vegemite. Allora, sulla responsabilità andiamo sull'attualità. Vai. Prima molto di più. Ok. Da quando ho cominciato ad ascoltare il podcast DOI, Denominazioni di origine inventata, Sì. e ho letto il libro, Sì. molta meno. Ok. Perché
prima mi sembrava, oddio, tutte le ricette hanno un'origine rinascimentale, cioè Sì. ho 500 anni di storia alle spalle che devo rispettare, e i medici, e Tizio, Caio e Sempronio, quindi avevo una grossa responsabilità, e anche quando scrivevo le ricette andavo sempre a cercarmi le origini storiche, che poi si scadeva ovviamente nella leggenda per tante Sì. ricette, e invece ultimamente ho rivalutato, come dire, l'ingegnosità di queste persone immigrati negli Stati Uniti, che poi ritornano, riportano ingredienti, riportano tradizioni che si sono incontrate con altre persone d'Italia, nord e sud, quindi ingredienti tipici che si contaminano, e mi sento molto più alleggerita in questa responsabilità, perché è bellissimo vedere come la cucina nasce da contaminazioni, nasce da immigrazioni successive, e nasce anche grazie a innovazioni tecniche che Esatto, la e fanno poi soprattutto evolvere. è un po', penso sia, cioè per me la cucina è un po' come la lingua, alla fine è viva. Esatto. E quindi deve sempre, è in movimento e cambia a Esatto. dipendenza del contesto in cui si trova. Esatto, e quindi adesso quello che vado a raccontare è semplicemente il modo in cui io cucino quotidianamente, ispirato dai principi della cucina povera, della cucina toscana. Quello che non Questo serve lo voglio salvare. Vai, che questo che me lo faccio io poi dopo stasera per cena. E questo invece non te lo Questa mangi. la mettiamo. No, questa direi di no. E quindi ecco, mi sento molto meno responsabilità, e anche molto più divertente, perché è molto più libero, perché è ispirato da quello che trovo al mercato, e ovviamente è un modo di cucinare italiano. Si parte sempre, perlomeno per me, Sì. dall'olio, dall'aglio, dalla Certo. cipolla, poche spezie, Sì. molte erbe aromatiche, molta semplicità e ingredienti buoni. Quindi per loro è autenticamente italiano. Sì. Per me è quello che mi ispira al momento, quello che trovo, quello che mi va di cucinare, quello che loro vogliono mangiare, e quindi si incrocia un po' tutto e si cucina. Sì, che poi in questo modo è anche un modo per far percepire effettivamente com'è la cucina italiana agli stranieri, perché sennò si Esatto. rischia di fare uno stereotipo, cioè Esatto. la macchietta le lasagne, cioè i soliti piatti che va benissimo, Esatto. però noi non è che mangiamo quotidianamente quello, non è il Esatto. cibo che si mangia No, tutti i assolutamente. giorni. Come mi chiedono sempre, fate la pasta fresca tutti i giorni? Ovviamente no, cioè ovviamente no, la faccio. Magari c'è chi lo fa per Sì, tradizione, sì. ma noi la facciamo nei giorni di festa, nelle occasioni. Il resto è una buona pasta secca, Esatto. che si trovano. Per gusto nostro è spesso anche integrale, quindi cioè, introduciamo anche, Sì. esplodiamo le farine, non è solo la farina Esatto, 000 che lo esatto. conoscono, ce ne sono altre, perché ne possiamo scegliere Sì. altre, e quindi si avvicina molto più anche a quello che a noi piace mangiare quotidianamente, e per loro è una ventata d'aria fresca, perché non è quello che trovano nei ristoranti, non sì. è soltanto bistecca alla fiorentina, fagioli all'olio e Ribollita e tagliatelle. Sì. Ci sono tante sfumature stagionali, perché ovviamente la ribollita la facciamo, ma la facciamo d'inverno. Sì, quando c'è il cavolo nero. Quando c'è il cavolo nero, quando stare 3 ore con la pentola che sobbolle Esatto, va va benissimo, benissimo. non d'estate. E quindi d'estate ben venga la panzanella o le verdure ripiene. Quindi ecco, un alleggerimento di quella che è il peso della tradizione, però che rimane sul solco di quello che è la Sì. nostra cucina. Sì. E questa ricetta è un po' una specie di ratatouille, però fatta, invece che in forno, a fette, fatta a zuppetta. Sì. Poi secondo me questa qui, io che ho già visto cosa succederà, che l'ho già letta in anteprima, è buonissima anche fredda. Sì. Perché secondo me i minestroni o comunque queste zuppe di verdure in estate sono un po' sottovalutati, cioè si pensa sempre di farle soltanto in inverno. In realtà magari te la fai, non so, la mattina o comunque nelle ore un po' più fresche, poi lasci lì la pentola ed è buonissima anche a Sì, temperatura ambiente o assolutamente. fresca. Assolutamente, sul pane come... Quindi io tengo d'occhio la mia cipolla. Esatto. Come insegno sempre ai corsi di cucina, ci ho messo il sale, così che Sì. il sale tira fuori l'umidità e non ce la Esatto. fa bruciare. Sì, e poi rimane più saporitino tutto. Quindi mentre la cipolla fa la sua prima cottura, Ok. io sposto le melanzane qui Sì. e comincio a tagliuzzare la patata. Ok. Tommaso sembra la versione food blogger di quelli che guardano i cantieri.
Tommy, te preparati perché io mi sto intrippando di questa cosa. Ti piace? Situazione. Ti piace? È divertente. Sì. Io è proprio una roba che adoro. Poi a me piacciono le cose piccole, un po' i nidi, un po' le cose raccolte. Guarda noi Perché io proprio. impazzisco. Sai, la prerogativa di tutto questo. Ma guarda che in realtà è un esercizio, perché no, anch'io no. non ero così, poi ho imparato. Poi si impara. È una scuola di vita. Altro che scout. Sì, un po' più comodo. Sì. Un po' più comodo. Dai, ti do io un altro qua. Allora, io voglio vedere se ce la facciamo davvero in 20 minuti. Vai, Alexa, fai imposta partire. timer 20 minuti. vai. Ah, si chiama Siri. Non è possibile creare timer. Ok, di nuovo. Taglia, riproviamo. ricominciamo. Siri, imposta timer 20 minuti. Vai, è partita la sfida. La cipolla si è ammorbidita, mettiamo la melanzana Vai. che cuocerà secondo ricetta 5 minuti, quindi Sì. noi adesso possiamo un po' accorciare i tempi. Ok. E poi mettiamo patate e peperone. Ok, perfetto. Quindi adesso- Tra l'altro mettendo la melanzana così presto poi un po' si spappolerà, Sì, quindi ne esatto. fa proprio una cremina meravigliosa. Sì, sì. Invece la patata mantiene la consistenza Sì. perché alla fine non è tutto un musci musci, riusciamo a trovare le diverse verdure. Quindi andiamo con mezzo peperone, anche questo quindi diventa la tua cena. Esatto, va benissimo, sono molto contenta. Già fa buon odore. Ci sta. Il peperone, anche se rimane un po' più grande, non è che da crudo, nel senso non... Sì, no, infatti, anzi a me piace di più crudo. la consistenza è comunque... Il peperone lo adoro. Qua. Intanto Poi peperone, andiamo il peperone. già cubettato. Una ravanatina. Sì. Qui ovviamente si potrebbero usare anche dei pelati volendo, se Sì. dà fastidio la buccina del pomodoro. Allora il lavoro attivo è finito. Ok, così adesso Mettiamo i pomodori e dopo una mescolata aggiungiamo altra acqua sì, e le facciamo cuocere. Allora, visto che adesso abbiamo questo momento di attesa, devi rispondere alla seconda domanda. Vai. Qual è stato l'abominio peggiore che hai sentito? O magari, non so, una credenza che ti dicevano, ma come, ma no, ma perché... Allora, credenza, a parte la pasta fresca, Sì, che si mangia sempre la pasta Sì. fresca, che si fa sempre un pasto intero, sì. quindi dall'antipasto al dolce in qualsiasi situazione, seguita ovviamente dalla siesta. E beh, chiaramente, perché nessuno lavora in Italia. No, infatti, quindi noi quello che cerchiamo di fare è scalzare questa credenza. Sì, c'è la bella vita, cioè nel senso la dolce vita, Sì. ok, ma c'è anche l'Italia normale di gente Sì. che non fa la siesta, che mangia qualcosa di un po' più frugale, semplicemente Sì. perché poi dopo devi lavorare. Esatto. Che non fa l'aperitivo ogni sera in terrazza. Ci sono quelle cose, sono bellissime, ma non è la Sì. quotidianità di Sì. ogni italiano. Ecco, questo. L'aglio, pensano che nella cucina italiana ci sia una quantità di aglio spaventosa. Sì, quello è una cosa che vedo tantissimo perché ho vissuto in Spagna e una mia coinquilina era inglese e lei quando cucinava, tipo non so, faceva la salsa bolognese, Marinara sauce, ok, la bolognese non ti dirò come, però non importa. Io la guardavo sconvolta, vabbè, per tutto quello che ci metteva dentro, ma soprattutto per la quantità di aglio schiacciato, perché poi è proprio purea, cioè aglio schiacciato che ci Poi metteva rimane. dentro. Che quindi ero un po' sconvolta, quindi ok, aglio no. Aglio, no? Senti com'è, Vada bellissimo. sfriguglia. Come procede qua questa cottura? Cuoce. Cuoce. Sta d'estate. Bene. Con le folline che possono rinascere. La storia, la tradizione, il modo di usarlo. Bene, allora adesso è arrivata la parte che io preferisco, ovvero quella in cui si mangia sempre, Finalmente. alla fine, finalmente.
Io ti ringrazio tantissimo Giulia, non vedo l'ora di assaggiarla, grazie per essere venuta e aver cucinato con me nel furgone. Com'è andata? Grazie per l'esperienza, perché comincerò a fare decluttering in cucina e ho già detto a Tommaso che mi piacerebbe provarla come esperienza, perlomeno divertente. Dai. E poi cucinare nel mezzo della natura così è bellissimo. Sì, Quindi perché infatti poi grazie per l'esperienza. abbiamo aspettato quei 10 minuti che cuocesse, quindi ci siamo messi qua, abbiamo chiacchierato, ero nel mezzo al bosco. Sì, insomma, sì, proprio bello. Bene. Grazie. Va bene, grazie a te. Io intanto vi lascio qua sotto in info box tutte le informazioni dei contatti di Giulia, i link ai suoi libri, il suo blog, il suo podcast, il suo profilo Instagram, insomma tutto il mondo della Giulia, e noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo episodio e adesso torneremo al nord. La prossima volta incontrerò una coppia e andremo in un posto dove c'è molta acqua, vedrete. Noi mangiamo intanto. Certo. è arrivata la parte che Ciao. ora verremo ricompensate del lavoro, cioè del tuo lavoro, perché io in realtà vabbè ho mischiato ogni tanto. Ma sì, dai. L'audio se va bene. Prova. ABC. Voilà. Questa è la parte più difficile. Dopo prendiamo anche la flora magari. Sì, va bene. Sì. Va bene. Siete? Compare, La prendo subito? compare, La prendo perché subito? sennò compare da Sì, no, nulla, dai. scusa. Vai. Puff. Vai. Ok. Ecco qua. Bene.